Buongiorno, buongiorno. Guardate qua il nostro lago e come dicevo poc'anzi, non so se però verrà fuori quel pezzettino di video perché ero da un'altra parte. E interessante dai la diretta di ieri, ho visto molti commenti interessanti anche questa mattina, qualcuno un po' birichino, ma ci sta quando si toccano certi argomenti, siamo sempre poco disposti ad accettare le cose in modo diverso. Strano questa mattina che non ci sono né taglio dell'erba né una mattina fortunata, cara Olli. Allora, dicevamo, è interessantissimo questa cosa, no? Degli Elohim. Ma c'è il solito che mi scrive a proposito di Billino. Allora, io odio parlare degli altri, soprattutto in loro assenza, per cui eviterò commenti al vetriolo su queste cose. Allora, per toccarla in maniera delicata, diciamo che Billino usa un metodo tutto suo di traduzione e interpretazione che nessun altro studioso, traduttore, biblista, teologo, ma anche non prettamente religioso, anzi anche ateo, abbia mai utilizzato. Quindi è tornata la mosca fastidiosa, guarda, veramente, ecco, mancava quest'anno. Quindi uno può lavorare molto bene di fantasia, dire molto bene determinate cose, questo non vuol dire che sia la verità. Ecco, questo è il mio pensiero. Io vi faccio sempre l'esempio, se io scrivessi vivevano in grotte con la bocca di legno e gli occhi di vetro. Ah, che meraviglia, no? Sembra una cosa diversa che dire vivevano in case. Le case erano grotte con le bocche di legno e gli occhi di vetro. Vedete come cambia l'interpretazione, o come può cambiare da ancora o ancora, o come semplice mistificare, come ne abbiamo parlato ieri sera, gli Elohim. Si dice Elohim perché è plurale, perché abbiamo detto che nel giudaico antico, ma anche in quello moderno, alcune parole non hanno il singolare, hanno solo il plurale, come facce. Cioè il viso umano, le facce, è solo facce, non c'è faccia come in italiano, non c'è viso come in italiano, c'è visi per tradurla o facce. Quindi tu hai una bella facce, un plurale. Un po' come dicevo ieri sera, come quando noi usavamo negli anni 50 e 60 il voi per indicare una singola persona. Quindi un archeologo fra 100 anni potrebbe interpretare quel voi come se parlassimo a un plurale majestatis, oppure come se parlassimo a più persone invece che una persona singola. Invece il voi era indicato a una persona. Io ho fatto in tempo a conoscere qualche cavaliere di Vittorio Veneto, i quali figli, già più grandi in età del sottoscritto all'epoca, davano del voi al papà o alla mamma, voi signora madre, voi signor padre. Voi capite che se io dico questo a un ragazzino di 20 anni di oggi, può presumere che stesse parlando con più di una persona, invece parlava al singolare, pur usando un plurale voi. La stessa cosa succede nell'ebraico antico e anche qualcosa è rimasto nell'ebraico moderno. Ci sono delle locuzioni che sono solo ed esclusivamente al plurale.
Oggi diamo del lei e spesso ormai non diamo più neanche del lei, non è più lei non sa chi sono io, ma tu non sai chi sono io, cioè parliamo quasi tutti del tu. I ragazzini a scuola danno del tu alla maestra. Noi non ci saremmo mai permessi, alla mia veneranda età, quando ero ragazzino, non mi sarei mai permesso di dare del tu alla mia maestra, perché era il modus operandi, il modus facendi sociale era quello lì. Ecco, per cui questo ovviamente può essere utilizzato, questo tipo di cose possono essere utilizzate per interpretazioni fantasiose, per molte altre cose. Allora, come si fa a distinguere questa cosa? Si distingue anche conoscendone gli usi e i costumi. Per esempio, io vi spiego sempre che una delle caratteristiche particolari per cui Gesù era anche inviso ai giudei era il fatto che lui fosse un uomo di 30 anni con la barba ma non sposato. L'uomo adulto con la barba doveva, tra virgolette, era un po' come avere oggi la fede al dito, che anche oggi poi non è più una consuetudine, ma fino a qualche anno fa era una consuetudine la fede al dito. Quindi vedete come le cose possono essere interpretabili se facendo magari solo una traduzione letterale. Ad esempio, play in inglese vuol dire tante cose a secondo della frase in cui è messo. Play the war è andare alla guerra o giocare alla guerra. Può essere giocare, può essere attivare, per esempio play sul lettore DVD o oggi il lettore MP3 vuol dire fai andare la musica, quindi insomma, oppure love, cioè amore, gli americani e gli inglesi li usano sia per dire ti amo sia per dire ti voglio bene, mentre in italiano ti voglio bene, cioè affetto, lo si dice magari anche a un amico, invece ti amo lo si dice al marito, alla moglie, al fidanzato, alla fidanzata, o i figli ai genitori, i genitori ai figli. Ecco, anche se più spesso noi tra parenti usiamo il ti voglio bene. Adesso non so se sono abitudini diverse, ma è più facile utilizzare ti voglio bene, che è un amore diverso dall'amore romantico che si ha nella coppia. E quindi abbiamo terminologie diverse, mentre gli anglosassoni hanno solo love, e quindi a secondo della frase in cui è immesso ha un significato piuttosto che l'altro. Ecco, questi sono esempi banalissimi, banalotti, terra terra, tanto per capire com'è facile con la sola traduzione interpretare le cose a come la voglio io, come si dice. Mentre diversamente è conoscendone gli usi e costumi, conoscendo un po' tutta la storia di quello che era, di quello che succedeva, leggendo altri libri, altri scritti, testimonianze storiche e via discorrendo. Quindi una traduzione, soprattutto di testi antichi, comporta un lavoro certosino, appunto come si dice dai frati certosini, un lavoro immenso, proprio perché non è solo una tradizione letterale, ma è anche uno studio di archeologia, di antropologia e quindi di storia, e quindi tutto insieme comporta una vera traduzione. Quindi ecco che l'ho toccata leggera per dire che insomma ci si può inventare molto nell'interpretazione, si può usare la fantasia, ma la realtà o la verità sono cose ben diverse. Questo è il mio pensiero. Quindi per oggi siamo qua. Nel prossimo o nei prossimi video parleremo poi dell'antropocentrismo, cioè di come noi tendiamo a umanizzare tutto. Noi tendiamo a rendere umano qualsiasi cosa, pure Dio, no? Come facevano gli antichi greci, gli antichi romani, no? Che avevano un Dio per ogni virtù e un Dio per ogni difetto umano. E noi uguale, quando pensiamo al nostro Dio, ieri sera ne ho avuto la controprova, pensiamo all'anziano con la barba e la tunica bianca con i superpoteri.
Per il pirata è tutto, cara ciurma, ci vediamo in un prossimo video, buona domenica, ciao a tutti da Ermanno, ciao!